Vi piace il Natale? Sapete cosa sono i Christmas crackers? E il Boxing Day? Da qualche anno vivo in un grazioso villaggio dell'Hampshire, nel sud dell'Inghilterra, e in questo video vi racconterò il mio Natale nella campagna inglese. Restate con me per scoprire le tradizioni più belle del Natale in Inghilterra. Ciao a tutti, io sono Laura, bentornati sul mio canale YouTube dedicato al meraviglioso mondo della campagna inglese. Il video di oggi è interamente dedicato al Natale, la mia festa preferita in assoluto. In particolare voglio parlarvi di come io festeggio questo magico periodo dell'anno da quando vivo nel villaggio di Chawton, nel cuore della bellissima campagna dell'Inghilterra del Sud. E come il mio modo di celebrare il Natale sia in parte cambiato rispetto a quando abitavo in Italia. Prima di entrare nel vivo dell'argomento però, desidero ringraziarvi di cuore per tutto il sostegno che mi avete dimostrato durante gli ultimi 6 mesi. Quando ho creato il mio blog e il canale YouTube all'inizio di giugno, non avrei mai pensato che questa idea suscitasse tanto interesse e mi desse la possibilità di conoscere così tante persone interessate come me al mondo della campagna inglese. È stata veramente una sorpresa inaspettata ed è bello vedere come la nostra comunità cresce di giorno in giorno e interagisce in modo educato e rispettoso. Quindi grazie di cuore per il vostro supporto e per i tanti messaggi di sostegno che mi avete inviato privatamente su YouTube, ma anche sulle pagine Facebook e Instagram di Passione Campagna Inglese. Dunque, mancano ormai pochi giorni a Natale e, come potete vedere, io mi sono già calata nell'atmosfera. Ho sempre amato il Natale, non solo perché è il momento migliore dell'anno per godersi gli affetti più cari, ma anche perché ovunque si respira un'atmosfera magica, con tante luci, decorazioni e tradizioni che contribuiscono a creare un senso diffuso di festa e allegria. Quando vivevo ancora in Italia, nelle settimane prima di Natale, passavo tanto tempo a scegliere i regali, ad addobbare la casa e anche a comprarmi qualcosa di nuovo. Il Natale era sempre un'occasione per indossare una nuova sciarpa, un nuovo vestito o comunque qualcosa in tema con lo spirito natalizio. Ovviamente rigorosamente colorato in rosso, perché per me questo è il colore che identifica il Natale. Ricordo che aspettavo con ansia il 24 sera per scattare i regali e poi i pranzi infiniti, uno dietro l'altro. Si iniziava con la cena della vigilia, rigorosamente a base di pesce. Una cena che io non amavo molto, devo essere sincera, e non vedevo l'ora che finisse per scartare i regali. Mia nonna cucinava sempre il baccalà in umido con le patate e i cavoletti di Bruxelles, che a me però non piacevano, tant'è che li lasciavo sempre nel piatto. Poi c'era il grande pranzo di Natale in famiglia, a base di arrosti, quelli sì che mi piacevano, e infine il pranzo di Santo Stefano, con gli immancabili tordelli, il nome con cui in Versilia si chiamano i ravioli di carne conditi con ragù. Questo era un altro giorno di grande festa nella mia famiglia, perché Santo Stefano è il patrono del paese dove sono cresciuta e tutti gli anni c'è una grande fiera con tanti eventi collaterali. La giornata poi si concludeva con il tradizionale concerto di Santo Stefano nella chiesa di Vallecchia, un concerto che riscuoteva sempre un grande successo. Quando mi sono trasferita nel Regno Unito nel 2013, ho iniziato piano piano a festeggiare il Natale in modo un po' diverso. Anche in Inghilterra il Natale è la festa più sentita dell'anno ed è una ricorrenza che è profondamente radicata nella storia, nella cultura e nelle tradizioni della società inglese.
È l'unico giorno dell'anno in cui tutto si ferma, non solo i negozi, i bar, le scuole, come nel resto del mondo occidentale, ma anche i treni e perfino la metropolitana di Londra, perché la cosa più importante è consentire a tutti di trascorrere il Natale in famiglia. Io lavoro in ospedale, quindi appartengo a una di quelle categorie professionali che qui nel Regno Unito fa eccezione a questa regola e spesso, come ad esempio quest'anno, sono di turno proprio il 25. Quindi Natale lo festeggerò con i colleghi che sono di turno quel giorno, i pazienti e ovviamente i familiari che verranno a trovarli. Il mio lavoro, tra l'altro, è anche il motivo per cui da diversi anni trascorro sempre il Natale in Inghilterra. Chi lavora negli ospedali pubblici qui nel Regno Unito di solito non può chiedere ferie durante il periodo festivo, ovviamente se non per motivi di urgenza, e quindi non mi è proprio possibile pianificare un viaggio in Italia. Questo fatto però mi ha dato la possibilità di conoscere meglio le tradizioni inglesi legate al Natale e dopo 11 anni tante di queste sono ormai entrate a far parte della mia routine natalizia. Una di quelle che amo di più è quella delle Christmas cards. Le Christmas cards sono biglietti di auguri che gli inglesi amano scambiarsi per augurare buon Natale a amici, colleghi di lavoro e in generale conoscenti. E questa tradizione è talmente diffusa che qui in Inghilterra esistono negozi che vendono praticamente solo biglietti di auguri. Ovviamente non sono natalizi perché altrimenti chiuderebbero. Io ci passo delle ore perché mi piace scegliere i biglietti di auguri con cura, pensando alle persone a cui voglio mandarli. Oltre a quelli generici, infatti, esistono biglietti che sono creati appositamente per uno specifico tipo di persona, come la moglie, il marito, la mamma, il babbo, ma anche il vicino di casa, il collega di lavoro o l'amico del cuore. Questa bella tradizione risale al 1843, quando John Callcott Horsley disegnò la prima Christmas card per Sir Henry Cole. E la card raffigurava 3 generazioni della famiglia Cole al centro e scene di beneficenza ai lati. Ancora oggi molte Christmas cards contengono immagini religiose, ma sono diventate molto popolari anche quelle che hanno semplicemente motivi invernali, come paesaggi innevati o scene e animali tipici della campagna inglese. A me piacciono molto quelle con i petti rossi, come questa, che è il mio uccellino preferito, o anche quelle di immagini con camini accesi, tipo questa. È una tradizione secondo me molto bella perché si tratta di un gesto semplice che non costa quasi niente, ma che coglie in pieno il significato del Natale e per me rappresenta sicuramente una novità rispetto al modo in cui ero solita festeggiare il Natale in Italia. Io ho sempre amato i biglietti di auguri anche quando vivevo in Italia e li ho sempre conservati come ricordi, ma allora i biglietti erano sempre associati a un regalo. Quando mi sono trasferita in Inghilterra invece, quello che mi ha davvero sorpreso è stato ricevere tanti biglietti di auguri non necessariamente accompagnati da un regalo, e non solo dai miei amici, ma dai miei vicini di casa, dai colleghi di lavoro e perfino dal mio giardiniere. Come tutti gli inglesi, anche io amo esporre le mie cards sopra la mensola della mia finestra, nella sala da pranzo, perché come potete vedere non ho spazio sopra il camino. Il mio camino è il classico Inglenook e la trave di legno che sta sopra l'apertura è interamente incassata nel muro. Quando poi finiscono le feste metto sempre le cards nella mia scatola dei ricordi perché ci tengo a conservarle e mi piace un sacco rileggerle dopo tanto tempo. Un'altra tradizione tipicamente inglese che amo molto sono le carols, i tradizionali canti di Natale che celebrano la nascita di Gesù Cristo. Durante il periodo festivo in Inghilterra è molto comune imbattersi in cori che sono appassionati di questi canti e cantano le carols nelle stazioni dei treni o anche della metropolitana, nei centri commerciali e ovviamente anche nelle chiese e nelle bellissime cattedrali gotiche inglesi.
A me piace molto ascoltare le carols e anche cantarle, sia quando sono a casa sia quando guido. Ho un paio di playlist solo di carols che ascolto nelle settimane che precedono il Natale. In generale a me è sempre piaciuto cantare. Per tanti anni in Italia ho fatto parte del coro della mia parrocchia e ovviamente cantavamo sempre durante la messa di Natale. Per questo motivo, quando mi sono trasferita a Chawton, mi sono unita subito molto volentieri al piccolo coro del villaggio che prepara proprio le carols per il giorno del Carol Service, che praticamente è una messa speciale nel rito anglicano dedicata principalmente ai canti di Natale. Purtroppo negli ultimi 2 anni ho dovuto smettere perché lavorando in ospedale con turni che cambiano di settimana in settimana spesso non ero libera il giorno delle prove, quindi di fatto non avevo modo di prepararmi insieme agli altri. Se non lavoro però vado sempre volentieri al Carol Service nella nostra chiesetta di San Nicola perché è una bella tradizione e le canzoni sono bellissime. La mia preferita è Away in a Manger, se non la conoscete ascoltatela. Un'altra tradizione a cui partecipo sempre, se ovviamente non lavoro, è quella di riunirsi la sera per cantare le carols intorno all'albero di Natale del villaggio. A Chawton l'albero di Natale viene fatto davanti alla casa di Jane Austen e questo rende tutto assolutamente magico. È una bella opportunità per scambiare 2 chiacchiere con i vicini e ovviamente augurarsi buon Natale, spesso con un bicchiere di mulled wine in mano, il tipico vino caldo speziato che si beve durante le feste qui in Inghilterra. Questa tradizione è anche un bel esempio di quello spirito di comunità tipico dei villaggi inglesi, di cui vi ho parlato tante volte nei miei video e che rende queste piccole realtà così belle e accoglienti. Un'altra tradizione che amo e che trovo molto divertente è quella del maglione natalizio, cioè del Christmas jumper. Avete presente la scena del film Il diario di Bridget Jones, in cui Colin Firth si presenta al party di Natale con un maglione verde con una renna sul petto? Ecco, maglioni come quello o come questo, con renne, alberi di Natale, elfi e chi più ne ha più ne metta, qui in Inghilterra si trovano in tutti i negozi di abbigliamento, già a inizio novembre, e ce ne sono di tutti i prezzi. Sebbene questa tradizione sia in realtà originaria della Scandinavia, gli inglesi l'hanno adottata come fosse loro e indossano questi maglioni non solo il giorno di Natale, ma durante tutto il periodo festivo. Io ne ho 2 e li uso continuamente durante le feste. Innanzitutto sono molto pratici perché eliminano il problema di cosa mi metto oggi? Fanno caldo, aspetto da non sottovalutare in un dicembre inglese, e soprattutto sono un modo carino e divertente per diffondere lo spirito natalizio e anche un po' di allegria. In Inghilterra esiste addirittura il Christmas Jumper Day, che è un evento nazionale a scopo benefico in cui le persone, tra cui anche tanti VIP, vengono invitate a indossare il maglione natalizio per raccogliere fondi per l'associazione Save the Children. Poi ci sono aziende, come anche quella in cui lavora mio marito, nella City di Londra, che organizzano il Christmas Jumper Day nelle settimane prima di Natale e invitano i dipendenti ad andare al lavoro con questi maglioni natalizi, creando delle piccole competizioni per scegliere quello più stravagante e originale. Poi uno dei miei appuntamenti fissi di dicembre è il giro, anzi direi i giri, al mercatino natalizio di Winchester, che è uno dei più belli di tutta l'Inghilterra. Winchester è una cittadina medievale che si trova a circa mezz'ora da casa mia e dove io vado spesso a fare shopping, ma anche a festeggiare occasioni importanti, perché lì c'è uno dei miei ristoranti preferiti. Sotto Natale però l'atmosfera è davvero magica. Ci sono tantissime luci e più di 100 chalet di legno che vengono allestiti intorno alla maestosa cattedrale gotica. È una vera e propria festa che dura per diverse settimane e al mercatino si possono comprare non solo decorazioni natalizie, ma anche regali come sciarpe, guanti, cappelli,
piccoli oggetti di artigianato e perfino opere d'arte. Poi ovviamente c'è l'immancabile sezione dedicata al cibo, che è la mia preferita, dove è possibile gustarsi i tipici dolcetti di Natale inglesi, le caldarroste e, perché no, beversi un bicchiere di mulled wine. Una cosa poi che faccio sempre a ridosso del Natale è creare la mia ghirlanda natalizia. Questa è un'altra tradizione molto popolare qui in Inghilterra, che a me piace tantissimo. Molti garden center, ma anche negozi di fiori o di arredamento e diverse residenze storiche organizzano laboratori dove è possibile imparare a realizzare la propria ghirlanda natalizia. Quest'anno io ho partecipato a quello di Chawton House. Chawton House è la storica residenza della famiglia Knight, che venne ereditata dal fratello di Jane Austen alla fine del 1700 e che si trova a pochi metri dal mio cottage. Sempre parlando di decorazioni, la prima cosa che faccio immancabilmente all'inizio di dicembre è l'albero di Natale, una tradizione che ovviamente ho imparato da bambina in Italia e a cui non ho rinunciato neppure nel 2015, quando purtroppo sono stata costretta a passare le feste di Natale in ospedale durante uno dei cicli di chemioterapia contro la leucemia. Ovviamente, oltre a fare l'albero, io decoro anche tutto il mio cottage e le decorazioni natalizie in Inghilterra sono diffusissime. I centri commerciali, supermercati, garden center hanno intere sezioni dedicate esclusivamente agli addobbi di Natale e c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Io adoro queste decorazioni e ho anche una mia piccola tradizione personale. Ogni anno compro una nuova palla per il mio albero, che poi associo al Natale di quell'anno. Questa è quella che ho comprato quest'anno, con il pettirosso. Vi piace? Ovviamente le decorazioni natalizie non sono una tradizione solo inglese, ma una cosa che è diversa rispetto all'Italia è che qui i bambini appendono le calze colorate all'albero o per chi ce l'ha al camino. L'origine di questa tradizione non è chiarissima, l'interpretazione più accreditata vuole che San Nicola, cioè il santo cristiano da cui nei paesi anglosassoni deriva la figura di Santa Claus, decise un giorno di riempire con monete d'oro una calza che era stata appesa al camino ad asciugare dalla famiglia presso cui era stato ospite per alcuni giorni. Questo dono evitò al padre di dover vendere le 3 figlie a causa dell'estrema povertà della sua famiglia. E da allora in Inghilterra, ma credo anche in America, i bambini appendono le calze proprio il giorno di San Nicola, che si festeggia il 6 dicembre, o la notte della vigilia di Natale, nella speranza di ricevere anche loro delle monete d'oro anziché del carbone. Insomma, è una tradizione che è molto simile a quella della Befana, che si celebra in Italia ma anche in altri paesi europei, ma qui è associata al giorno di Natale. Io le calze le appendo regolarmente al mio camino e tutti gli anni dico, chissà mai che le ritrovi piene di monete d'oro. Purtroppo per ora ho solo trovato dei dolci e della frutta secca, ma va bene così. Come tanti milioni di inglesi, un'altra cosa che non mi perdo mai il giorno di Natale è il discorso del re, che viene trasmesso in TV alle 3 del pomeriggio. Il re parla alla nazione in qualità non solo di monarca e capo di Stato, ma anche di capo della Chiesa anglicana e fa una sorta di resoconto dell'anno appena trascorso e ovviamente gli auguri di Natale a tutti i suoi sudditi nel Regno Unito e all'estero. Questa tradizione è iniziata nel 1932 con Giorgio V e da allora è diventata una parte integrante della routine natalizia di tantissimi inglesi. Un momento che unisce tutta la famiglia e le generazioni. La maggior parte delle famiglie inglesi infatti ascolta il messaggio del re seduti sul divano prima di aprire i regali di Natale. In sostanza è una tradizione simile a quella del discorso di fine anno del Presidente della Repubblica in Italia, ma è direttamente legata al Natale e al suo significato culturale e religioso. Anche se ovviamente, visto il carattere multiculturale del Regno Unito e anche degli altri 14 paesi di cui il re è tuttora capo di Stato, la dimensione puramente religiosa del messaggio viene trattata con molta delicatezza
e fa sempre riferimento ai valori che questa festa rappresenta più che alla religione in senso stretto. Per quanto riguarda invece il giorno di Natale, come vi accennavo prima, quest'anno lavoro, quindi festeggerò il 24 sera con mio marito e la mia gattina Lilibet, con il tipico pranzo natalizio inglese. Mangeremo sicuramente le salsiccine al forno, avvolte nella pancetta, i mitici pigs in blankets, l'arrosto di tacchino, il pieno di carne con le patate e le carote al forno e lo Yorkshire pudding, che è una specie di soufflé salato di pasta sfoglia. Il tutto ovviamente affogato nella gustosissima salsa gravy, che è una specie di sughetto denso dell'arrosto che viene insaporito con burro, farina, cipolle e pepe. Ho già l'acquolina in bocca. Invece non cucinerò i cavoletti di Bruxelles, cioè gli sprouts, che sono una tradizione tipica anche qui in Inghilterra, ma che, come vi dicevo prima, onestamente non mi piacciono. Per quanto riguarda i dolci, in generale i tipici dolci natalizi inglesi non mi piacciono molto, ad esempio il famoso Christmas pudding, il Christmas cake e le mince pies, che sono delle specie di tartine ripiene di frutta secca e noci, brandy e spezie varie. Invece mangio volentieri il trifle, che è un dolce al cucchiaio a base di pan di Spagna con frutta, crema pasticcera e panna. Una cosa poi che amo particolarmente è decorare la tavola in stile inglese, compresi i Christmas crackers, che sono uno degli elementi caratteristici del tipico Natale inglese in famiglia. I Christmas crackers sono cilindri di cartone ricoperti di carta colorata che sembrano delle grandi caramelle e vengono messi sulla tavola apparecchiata per il pranzo di Natale e aperti prima di iniziare a mangiare. I supermercati hanno interi scaffali pieni di questi oggetti con tante fantasie diverse. E la cosa divertente è che questi Christmas crackers si aprono tirando le due estremità fino a farli scoppiare. E dentro c'è sempre un indovinello o una storiella che di solito si legge a voce alta e una coroncina di carta colorata che poi ognuno si mette sulla testa e tiene praticamente per tutto il pranzo. Io li ho comprati per la prima volta nel 2013, durante il mio primo Natale qui in Inghilterra, quando ancora vivevo a Londra. Quell'anno i miei genitori e mia sorella e mio cognato erano venuti a trovarmi per trascorrere le vacanze di Natale insieme e ricordo che ci siamo divertiti un sacco a aprire queste caramellone esplosive e a leggere queste domande che direi sono piuttosto strampalate e poi a indossare le coroncine durante tutto il pranzo. Dopo cena poi a me piace sedermi sul divano in sala a guardare un tipico film natalizio con la stanza illuminata solo dalle luci dell'albero e dal camino. Tra i grandi classici di Natale qui in UK ci sono ovviamente le varie versioni cinematografiche del Canto di Natale di Dickens e poi tutta una serie di film come Il miracolo della 34esima strada, Snowman, il pupazzo di neve e più recentemente il famosissimo Love Actually, cioè L'amore davvero, il film con Hugh Grant nella parte di un primo ministro che si innamora della segretaria e con Emma Thompson e Colin Firth. Il 26 dicembre poi è un giorno festivo anche in Inghilterra, ma non è conosciuto come il giorno di Santo Stefano, ma come Boxing Day. Il nome di questa ricorrenza, che letteralmente significa il giorno dei pacchi, deriva dalla tradizione delle aziende e dei nobili di regalare doni ai dipendenti o alle classi sociali più povere. Il Boxing Day venne istituito come festività ufficiale nel 1871. In quel periodo i nobili e la borghesia terriera donavano al personale di servizio soldi e cibo per ringraziarli del lavoro svolto durante l'anno e a tutti
tutti veniva dato un giorno libero da trascorrere con la famiglia. Questa tradizione si è poi evoluta nel tempo e oggi il Boxing Day in Inghilterra ha un significato molto diverso. Nella campagna inglese è soprattutto il giorno delle passeggiate nella natura. Se non piove, qui davanti al mio cottage a Chawton c'è un via vai di persone che vengono a visitare questo pittoresco villaggio e a camminare nella bellissima campagna circostante. Chi però vive in città va di solito a fare shopping oppure allo stadio, perché il Boxing Day è tradizionalmente il giorno in cui iniziano i saldi e si giocano partite di campionato, sia di calcio sia di rugby. Se non lavoro, io vado sempre a fare una lunga camminata in campagna, anche perché questa onestamente è una delle mie più grandi passioni. Visto che sono libera, quest'anno andrò a camminare e quindi rispetterò in pieno la tradizione. E poco male se piove, con i miei wellies, il mio giubbotto cerato e il mio cappello, posso andare praticamente ovunque. Allora, queste sono alcune delle tradizioni natalizie inglesi che ormai fanno parte anche del mio Natale. Naturalmente ce ne sono tante altre, ad esempio quella della pantomima, che è una specie di recita comica tipica del periodo prenatalizio, ma siccome non ne ho ancora vista una, ho preferito non parlarvene perché in realtà non fa ancora parte della mia routine natalizia. Tra le varie tradizioni di cui vi ho parlato oggi, ce n'è una che trovate particolarmente interessante e che magari vi piacerebbe adottare o che fa già parte della vostra tradizione natalizia? E voi, ne avete una che seguite sempre insieme alla vostra famiglia? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Prima di salutarvi, voglio ringraziarvi nuovamente per tutto il sostegno e l'affetto che mi avete dimostrato. Ci vediamo nel 2025 con nuovi contenuti sull'affascinante mondo della campagna inglese. Buon Natale e felice anno nuovo!